Ben ritrovati dopo aver vissuto l'avventura di Abilmente Vicenza. Sono 4 giorni per chi passa a visitarmi, ma in realtà sono 5 giorni per me perché il giorno prima della fiera vado ad allestire e sono super intensi a livello di energie sociali, energie fisiche, energie mentali. Si vivono un sacco di emozioni. Era la quinta volta che partecipavo, il quarto anno. Più persone sono passate a trovarmi dicendo che hanno visto i miei video su YouTube e credo davvero che fare video su YouTube mi permetta di parlare meglio con le persone, esprimere meglio alcuni concetti rispetto a quello che possa essere un video di corto formato, quindi appunto un reel o altri video più brevi. Qui dove ho il tempo di parlare, il tempo di sederci, prendere insieme una tisana calda, un craft da fare assieme, sento che posso esprimermi più liberamente e quindi sento che c'è una comprensione maggiore del messaggio e di quali sono i miei valori, di qual è il mio modo di vivere alcuni aspetti dei craft e del mondo dell'artigianato. Quindi mi ha fatto davvero davvero molto piacere incontrare un sacco di persone che sono passate a salutarmi. Qui oggi parliamo di quello che ho portato a casa da questa fiera. Ci sono alcuni acquisti e alcuni regali che ho ricevuto. Quindi ti invito, se vuoi, a prendere una bevanda calda, prendere un progetto, metterti comodo e iniziamo. Non ho particolarmente pensato a un ordine in cui mostrare gli oggetti, quindi sarà un po' come li prendo in mano, ce li ho qui sul tavolo, quindi sarà un po' come li prendo in mano e come ve li mostro, ma spero possa avere un senso. Una delle primissime cose che ho comprato è stato questo uncinetto della Clover da 5 mm. Ad Abilmente di ottobre dell'anno scorso o forse febbraio, non ricordo di preciso, ma ho comprato il set di uncinetti della Clover, in cui c'era anche l'uncinetto da 5 mm, ma poi l'ho prestato, perduto, non so che fine abbia fatto, quindi avevo bisogno assolutamente di riaverlo di nuovo nel mio set, quindi l'ho fatto tornare a casa. Allo stesso stand in cui ho preso l'uncinetto, ho preso 2 lunghezze di cavi per ferri intercambiabili con lo swiveling cord, lo swivel cable, di cui ho recentemente parlato in un video, perché quando sono andato in Francia a visitare il Knit It, un festival di maglieria e altri craft, ho preso dei cavi tutti di diametri piccoli, specificatamente per fare calzini, e sono ferri in bambù di una marca giapponese con il cavo swivel cable. Questo vuol dire che il ferro gira su se stesso e il cavo rimane, cioè il ferro gira, uno dei due gira e quindi non va ad attorcigliarsi mano a mano che tu magari stai girando il lavoro o lo stai lavorando. E quando ne ho parlato ho detto che il mio set della Knit Pro non ha gli swiveling cable, quindi mi succede spesso di star lavorando e magari si sta attorcigliando il cavo. E nei commenti mi avete scritto, delle persone super gentili mi hanno anche consigliato diverse marche, che esistono anche gli swiveling cable per ferri intercambiabili della Knit Pro. Quindi sono andato a cercarli, li ho trovati e ne ho presi di 2 misure, un 40 e un 80 cm, con l'idea che l'80 dovrebbe tornarmi utile per fare maglioni ad esempio, mentre il 40 dovrei riuscire a lavorarci con colli o con maniche, eventualmente con il Magic Loop. Quindi ancora da provare, ma ho alte aspettative. Sono stato mandato in missione da Mani per comprare del feltro, quindi ho mandato a questa mia amica le foto dello stand con tutti i diversi colori di feltro e poi mi ha fatto scegliere i colori per il suo prossimo progetto e quindi sono stato felice di fare un po' di shopping anche per lei, che è un modo abbastanza smart di sentire di aver preso qualcosa e di aver supportato un negozio, ma senza aver, diciamo, speso i miei soldi, nel senso li ho spesi per qualcun altro. Però sì, andare a fare shopping per altri, così come scegliere un acquisto per fare un regalo, secondo me è davvero un ottimo modo di fare un investimento quando si va a una fiera e magari ci si vuole dare un budget, che è una cosa che consiglio grandemente. Ho poi acquistato questo foglio di carta a tema Halloween con un pattern di zucchette super carine, cappelli, pipistrelli, cuoricini, stelline
caramelle. Secondo me è super bello. Recentemente sono nuovamente caduto nel tunnel del junk journaling perché con la mia amica Mani mi ha fatto tanto riflettere sulla dimensione del journal. Questo magari potrei farci un video dove parlo di questo, se vi interessa fatemelo sapere, ma l'idea è che a seconda della dimensione, cioè il formato del journal, del quaderno su cui stai lavorando, puoi anche selezionare quaderni diversi, dimensioni diverse per temi diversi. E secondo me è stato super interessante e credo mi abbia davvero, come dire, sbloccato un livello successivo, una specie di visione diversa di quello che è questo tipo di craft e mi piace molto. Però ho fatto 4 pagine al momento, mi sono divertito un casino e non vedo l'ora di farne altre. Quindi magari fatemi sapere, potremmo fare le pagine di Abilmente insieme? Al momento sto raccogliendo i materiali, quindi vediamo. E questo appunto potrebbe essere una pagina per Halloween come sfondo, sarebbe molto carino. Poi ho preso, questi sono dei bottoni, tutti a tema cucito, quindi questi sono, c'è scritto For the Love of Quilting, mentre questi Sewing Room, e sono dei bottoni fatti a forme, secondo me davvero molto belle, ce n'è persino uno ricamato con del filo. Mi hanno subito colpito. All'inizio ho pensato, ok, ne prendo un pacchetto con l'idea di magari farci un cardigan o anche solo attaccarli, diciamo, finti. Ho visto ultimamente un po' di persone che decorano accessori di maglia o di uncinetto finiti con dei bottoni per dargli un layer di massimalismo in più. Quindi ad esempio sul colletto di un maglione o sul ribbing di un cappello. E secondo me è un dettaglio così bello e così semplice, ma che aggiunge un qualcosa ancora di nuovo, di più bello. E io fino ad adesso ho spesso decorato queste porzioni con mie spille fatte a mano da me, quindi spille ricamate, spille in feltro, ma credo che il bottone possa essere ancora qualcosa in più e quindi ho preso questi. Ma poi il mio partner mi ha detto, ma guarda che con queste forme sono bellissimi anche come sfondo delle foto, perché quando faccio le foto alle mie spille, magari ne metto un paio di esempio, quello che faccio è che cerco sempre di creare un piccolo sfondo alla spilla con oggetti piccolini e o con oggetti naturali che quindi facciano un po' di atmosfera, e questi secondo me sono bellissimi come piccoli oggettini messi intorno e l'idea mi è piaciuta un sacco, quindi ho deciso di prendere il set del quilting doppio e il set della sewing room e così posso avere un po' di scelta in come andrò ad utilizzarli. Ho preso anche 2 washi tape, io sono un grandissimo fan dei washi tape, li uso molto, e uno di questi è un MT, quindi è uno, penso la più famosa marca giapponese di washi tape, ed è sfondo trasparente e colore bianco, quindi da usare specificatamente su carte colorate, e secondo me è molto interessante. Non ho mai avuto un washi tape così, quindi devo un attimo capire come lo sfrutterò, ma mi piace molto l'idea. Mentre questo invece è di Very Wonder ed è, io penso che sia nato da un foglio d'acquerello su cui sono stati messi dei colori e poi appunto ne hanno fatto il design del washi e secondo me è molto molto carino. Dopodiché ho preso 3 libri, uno non l'ho qui con me perché domenica c'è stato un compleanno in fiera, quindi ho preso un libro da regalare e l'ho subito regalato alla persona, però era il rammendo di Isol, molto molto carino, con l'idea che le illustrazioni erano unite al ricamo e sul fronte e sul retro di alcune pagine c'erano il fronte e il retro dei ricami, davvero un bellissimo progetto. Mentre poi ho preso The Art of Memory Collecting di Martina Calvi. Martina è un'artista australiana che seguo da un bel po' sui social e ha uno stile super girly, quindi non vibo con tutto quello che fa, ma i concetti che usa e il massimalismo, I'm there. Quindi questo è il suo primo libro, ora ne ha fatto uscire un secondo, e l'idea è che sono prompt su come collezionare i tuoi ricordi in modalità diverse, quindi ci sono
modi di journaling, modi di fare board, modi di fare scatole, tutti con un po' della sua storia e delle sue memorie intinte in questo libro. Davvero davvero eccezionale, in Italia non esiste, quindi quando l'ho visto in fiera ho detto alright, e non è per me, è per un regalo, sicuramente lo regalerò, è un regalo che ho preso per Natale, quindi con largo anticipo, so per certo che piacerà moltissimo a una mia amica, ma perché lo sto mostrando? Perché l'ho mostrato in uno dei video dei miei giorni ad Abilmente, quindi un giorno ad Abilmente era nel video e la mia amica mi ha scritto e mi ha detto ti prego prendimelo, ti do i soldi, lo vorrei tantissimo, e io ero tipo te l'ho già preso ma ti arriverà a Natale, mi spiace, spoiler. Quindi mi sento di mostrarlo, ok, l'ho comprato, non l'ho preso per me, l'ho preso per lei e già lo sa, quindi appunto non è una sorpresa, non sarà una sorpresa, ma aspetterà fino a Natale per sfogliarlo e intanto lo sfoglierò io. E io invece sono incredibilmente interessato al suo secondo libro che si chiama A Year of Junk Journaling e appunto, come dicevo proprio qualche minuto fa, sto ultimamente cercando di apprezzare di più l'arte del junk journaling in diverse forme, quindi secondo me potrebbe essere un libro che mi dà grandissime ispirazioni, ma aspetterò l'occasione in cui prenderlo magari durante un viaggio. Prossimamente potrei valutare di metterlo in una mia lista, magari potrei regalarlo a me stesso per Natale. Ideas. Comunque questo è un libro davvero stupendo in un'edizione bellissima e sono super felice di averlo anche solo visto in Italia, è già un'emozione. E un libro che avevo in lista da un po', ma che non avevo ancora mai comprato perché non sono sicuro di avere il tempo di leggerlo e sono ancora convinto di questa cosa, ma ho detto se non lo comprerò mai non avrò mai il tempo di leggerlo. Quindi ho detto prendiamolo e prima o poi verrà il suo momento. È The Subversive Stitch di Rozsika Parker ed è un libro, io penso sia considerato uno dei manifesti del femminismo contemporaneo e di quello che è tutto che è ricamo, arte tessile, fiber arts, vissuti come storicamente e al giorno d'oggi su come possiamo interpretarli come arte femminista e come abbia connesso per generazioni donne e persone di genere femminile. Da un lato era considerato completamente un hobby femminile, quindi denigrato come women's work, ma dall'altro celebrava invece uno spazio dove loro potevano esprimersi, esprimere la loro creatività, parlare tra di loro, confrontarsi e davvero non vedo l'ora di leggerlo e imparare anche qualcosa. Assolutamente avrò tantissimo da imparare da questo libro. Venerdì in fiera c'è stata anche l'illustratrice Nicoletta Costa. Io penso che lo sapessimo, non lo so, in 100 persone. Io ero uno di quei 100 che sapeva di questa cosa e ho ottime memorie di Nicoletta Costa. Quando ero bambino è venuta alla mia scuola elementare io credo abbiamo letto un libro insieme e poi ci ha fatto un workshop di disegno, abbiamo disegnato insieme. Ho dei ricordi super remoti di questa cosa, ma ho proprio la memoria di Giulio Coniglio, i suoi gatti, il modo in cui disegnava e quindi sono andato da lei e mi sono fatto disegnare 2 gatti che io chiaramente vedo Tabata e Miso. Ho anche fatto disegnare una nuvoletta, la nuvoletta Olga, per mia nipote e poi mi ha anche lasciato un suo disegno in legno. Da un lato abbiamo una luna e dall'altro abbiamo un gatto con il suo famoso uccellino. È stata super super gentile, super carina ed è stato così bello rivederla e vederla disegnare dal vivo tutti questi sketch. Quindi sono andato alla via delle idee e ho preso da Kiamon Design
un regalo, quindi non me la sento di mostrarlo in camera perché ho timore che la persona possa vederlo. Anche questo sarà un regalo di Natale. Kiamon sono una coppia di intagliatori, quindi fanno timbri, timbrano su stoffe con dei pattern davvero molto belli ed un ottimo gusto di colori e di stile, e poi fanno print, pochette, portapiante, un sacco di creazioni tessili e di carta molto molto belle. Questo purtroppo rimarrà un segreto, ma è stato super piacevole chiacchierare con loro. Io ho il mio porta iPad, è una loro creazione che non penso facciano più perché sono padded e non ho visto allo stand altre cose padded, quindi forse hanno smesso di fare questo tipo di prodotto, ma l'ho visto anni fa, subito ho vibato con i colori e con il loro modo di lavorare, e quindi ce l'ho da un sacco di anni e lo consiglio, mi piace un sacco, mi ci trovo molto bene. Da Poudre Rose Lab, è un'artigiana ceramista che forse ricorderete se avete visto il mio haul di Abilmente Febbraio. Da lei ho preso dei piantagnomi, no, scusate, dei piantastorie, quindi delle piccole creazioni in ceramica modellate e dipinte da lei che si piantano nel terreno di un vaso e vivono insieme alla pianta, e sono letteralmente lì, cioè in questa monstera vive una coppia di gnomi che sta facendo merenda, e magari vi metto una foto o un video di questo close up, però li adoro. Quindi ho preso un nuovo set di piantastorie, questa volta dedicato a Totoro dello studio Ghibli. Vediamo se riesco ad aprirlo senza distruggere tutto. Eccoci qui. Quindi ci sono 3 totorini e 2 ghiande in ceramica con la parte superiore in oro, assolutamente bellissime, da appunto appoggiare a terra. Ve lo posso mostrare senza romperlo? Ok, ce l'ho fatta senza far cadere nulla. E ho preso anche una sua tazza, super carina. Ha iniziato a fare un po' di design con i gatti e, come dire, come posso resistere da cat lover? Quindi ho preso questa tazza, fuori ha una parte gingham con delle zampette che passano, mentre dentro ha questa decorazione di 4 gatti che sono assolutamente adorabili. Tra l'altro sono vestiti benissimo, io vorrei vestirmi esattamente come questi gatti. E l'ultimo dei miei acquisti, e potresti stupirti e dire "Excuse me, nulla di quello che hai comprato al momento sono filati", ed è così. Sono stato molto bravo, molto paziente a non comprare filati, anche se c'erano delle meraviglie in fiera. Alla fine ho preso un singolo gomitolo. Ho preso da Lana al Pascolo questo Romeo Mid nella tintura Muschio nel Bosco. Questo è un 100% pura lana, loro crescono e filano e tingono la lana dei loro pascoli e delle loro... come si chiamano? Un insieme di pecore è un gregge. Io stavo cercando un verde scuro per un progetto che ho in mente e secondo me questo forse non è scuro abbastanza, però è comunque un bellissimo verde molto morbido, quindi ho detto lo prendo, lo porto a casa, proverò ad appaiarlo assieme agli altri gomitoli che ho per questo progetto e vediamo se funziona, e se non funziona è comunque un bellissimo colore con cui possiamo fare qualcosa. Ed è l'unico gomitolo che ho preso? Cercavo anche un secondo gomitolo sicuramente, ma non l'ho trovato e va bene così, lo cercherò altrove, ci saranno sicuramente altre occasioni, e sono stato molto paziente con me stesso quando vedevo bella lana a fotografarla, toccarla, andare a vederla più volte durante i 4 giorni di fiera, ma non comprarla fin tanto che so di avere lana a casa e so di avere progetti in mente e so che ho tante cose che voglio creare e voglio crearle, quindi mi posso limitare nell'acquisto,
per prima fare i progetti che ho e poi andare avanti con altri nel tempo. Nulla mi rincorre, sicuramente troverò altri filati nella mia vita, nelle altre fiere, in altri eventi, e quindi per ora va bene così e sono molto contento di aver portato a casa questo gomitolo che so già dove usare se funziona coi colori. Quindi questi sono stati tutti gli acquisti e ora passiamo alla parte regali e pensierini e cose assolutamente inaspettate per me. Delle persone sono venute da me per salutarmi, complimentarsi, ringraziarmi perché tengo loro compagnia con i miei video. Sono stato contentissimo di chiunque abbia scelto di portarmi un regalino, ma ci tengo davvero tanto a, come dire, dirvi: prendete il tempo di creare per voi o per creare i vostri amici. Io sarei così più contento piuttosto di ricevere una lettera, i vostri pensieri scritti in un commento o in un messaggio. Sono sempre contento di avere dei feedback, sia positivi sia negativi. Anche le critiche mi aiutano a crescere e in generale non sentitevi in bisogno di portarmi regali. Anzi, sono super felice di incontrarci, parlarci, vederci, e se volete appunto condividere con me quello che pensate dei miei video o delle mie creazioni, quella è per me la cosa che davvero mi rende più contento, e sarò felice di vedere le vostre creazioni, di vederle indossate, di vederle in foto, di vedere se magari avete creato qualcosa con un mio pattern o con un mio schema, e davvero questo sarà per me già tantissimo. Ben 2 persone diverse hanno visto il mio video di progetti per l'autunno e sanno che vorrei fare un centrino all'uncinetto, ma in casa ho solo filato beige. Ho così tanto filato beige e non ho filato bianco e quindi sono passate a portarmi del filato bianco, che entrambe ho provato a insistere, a dire no, davvero, cioè, oddio, non serve, grazie. E quindi ora devo fare questo centrino, ma entrambi questi filati sono molto molto sottili e io non credo di avere un uncinetto così sottile. Farò delle prove, ok? Ci riaggiorneremo e spero ne esca qualcosa, o comunque se anche non li lavorerò in questo modo, quindi facendoci un centrino, sarò sicuramente felice di trovare degli utilizzi per questi gomitoli, quindi grazie mille. Il primissimo giorno è passata a trovarmi Antonella e mi ha portato questi 2 amigurumi fatti da lei e sono assolutamente adorabili. Dopo un mio corso, Maria Costanza mi ha portato questo cappello amigurumi. Allo stesso corso una ragazza mi ha lasciato questo amigurumi a forma di pomodoro che ho subito appeso al mio lanyard dei market, dove ci sono un po' di spille. E la cosa che mi ha stupito di più è stata che ha detto che lo ha fatto la sera prima. E io sono tipo: hey honey, io ci metterei un giorno intero a fare questa cosa. Come cosa la sera prima? Adorabile, bellissimo, ha aggiunto un tocco di colore. È passata a trovarmi anche Laura, che già conosco perché ci siamo visti ad altri mercatini, e mi ha portato una delle sue appette amigurumi con Woolly Wonders Double Trouble, perché mi ha portato sia un regalino ma anche indossava la mia Archer bag fatta da lei in una versione arcobaleno bellissima. Ora sto un po' pensando di fare anch'io un Archer bag arcobaleno così, perché era davvero molto molto bella. Michela, che già ha partecipato al mio corso di ricamo a febbraio, questa volta ha partecipato al mio corso di rammendo ed è stata super carina, ha portato un cioccolatino per tutte le persone che hanno partecipato al corso, quindi cuoricino. E per me ha portato dei fili da ricamo, del feltro e dei portafili. E al mio corso di rammendo ha partecipato anche una coppia di persone che tatuano, che mi hanno lasciato gli sticker del loro studio e il loro biglietto da visita. Hanno uno studio a Brescia e mi hanno mostrato i loro tatuaggi e sono interessato. Sentiamoci. In generale, grazie a chiunque è passato a trovarmi acquistabilmente, ha fatto un mio corso, mi ha salutato, abbiamo scambiato 2 chiacchiere, e ringrazio anche chi è passato a mostrarmi che ha fatto Archer bag, ne ho viste un paio, è stata un'emozione bellissima. Ringrazio i corsisti dei corsi passati che hanno portato con loro le creazioni in fiera, cioè
La gente di solito viene in fiera con la borsa vuota, per riempirsi di acquisti, riempirsi di filati e tornare a casa. Queste persone avevano le borse piene di lavori che volevano mostrarmi e condividere con me perché io gli ho insegnato la tecnica e poi li hanno fatti. Quindi ho visto lavori di ricamo, lavori di punch needle e ora ho un mese per prepararmi ad Abilmente Torino e ho già un sacco di progetti, sto persino pensando di portare qualche novità. Non so se avrò il tempo di farle, ma the mind moves. Quindi vedremo assolutamente come si svilupperà questo mese. Intanto sono super contento di come è andata Abilmente Vicenza e di tutte le persone che ho avuto modo di incontrare e salutare e spero che anche a Torino ci sia modo di incontrarci con un sacco di voi, fare un po' di corsi assieme, divertirci, chiacchierare e just enjoy, have a good time, ricordarci che creare è bellissimo. Se non hai avuto modo di passare ad Abilmente e non sei neanche di Torino o dintorni, ci saranno sicuramente altri eventi, mi piace portare i miei workshop in giro, cerco di partecipare ad un po' di market durante l'anno e quindi spero assolutamente ci siano altre occasioni per vedersi e salutarsi. Il mio shop online è al momento aperto, devo iniziare a caricare alcune delle novità che ho presentato in fiera e ora devo portarle anche sullo shop online e spero di vederti al prossimo video.